Amici di Lupo Solitario, bentornati in un nuovo video. Era un po' che mancavo dalla piattaforma dal tubo, però oggi sono voluto tornare per farvi vedere il mio ultimo giro. Mi sto dirigendo tuttora località Forcatacero. Forcatacero praticamente è una località molto suggestiva, cioè dopo le Alpi, diciamo le altitudini delle Alpi, delle Dolomiti italiane, ovviamente parliamo del centro Italia, quindi è sicuramente uno dei valici più belli e suggestivi che può offrire il Lazio, comunque l'Appennino centrale. Allora, adesso io mi trovo quasi addirittura d'arrivo. Vi faccio vedere un pochino com'è qui la zona. Spero di trovare già un po' di foliage, come viene detto, foliage autunnale, perché è una zona molto suggestiva, proprio perché offre durante i periodi autunnali dei colori fantastici, cioè proprio questo cambiamento delle foglie, tutte quelle sfumature autunnali, dal giallo al rosso all'arancio, stupendo. Allora, non so se sono fortunato, io ho detto fino a ottobre, ho cercato un po' di vedere le foto di alcuni viaggiatori, sembra che già sia diciamo il periodo giusto, però adesso vediamo, poi casomai mi fermo un pochino, scattiamo qualche foto. E comunque questa, diciamo, è la strada che adesso sto percorrendo per andare proprio in questa parte specifica. C'è anche da dire questo, che per chi appunto i rider che gli piace attraversare zone di montagna, passi di montagna, questo del centro Italia, questo, soprattutto questo della Ciociaria, è l'unico passo possibile che collega il parco regionale d'Abruzzo con questa zona del Basso Lazio. L'aria, diciamo, è un po' freschino, infatti oggi sono venuto vestito abbastanza coperto, magliettina termica sotto, proprio per evitare di avere poi brutte sorprese salendo. Non ricordo adesso quanto saremo di altitudine, ma più tardi magari ve lo dirò. Comunque parliamo di passi di montagna, cioè parliamo di un passo di montagna del centro Italia, quindi l'altitudine massima, siamo sempre tra i 1200 e 1500, quelli sono le altitudini, diciamo la media. Allora, io ragazzi continuo e ci vediamo tra poco. Eccoci ragazzi, stiamo cominciando a salire, mi sto per avvicinare al valico, potete capire qua quanto già sia suggestivo il paesaggio. Sono adesso al curvone chiamato del motociclista, poi posso immaginare oggi magari no, perché è una giornata un pochino post pioggia, quindi non vedo molte moto oggi in giro a parte me, meglio perché alla fine non c'è casino. Comunque la giornata è buona, sebbene il tempo sia ancora un pochino coperto, ma in realtà si sta schiarendo man mano. Ovviamente il fondo è un po' bagnato, scivoloso, quindi la velocità è contenuta, ci godiamo il paesaggio. È bello comunque vedere che all'orizzonte sono questi squarci di sole che proprio danno un colore, fanno uscire dei colori assurdi, ripeto, molto suggestivi. Questa è la prima volta che la batto come zona. Ecco, becco un motociclista adesso.
Adesso saliamo. Da qui almeno, non so se cambierà ancora il paesaggio, si cominciano a intravedere questi colori autunnali del cambiamento, ecco, della stagione. Vediamo, è facile anche che sono arrivato un po' troppo in anticipo, magari novembre è il top, quindi magari potrei anche decidere di fare un passaggio più avanti a novembre, così magari vengo qua ad arricchire anche il mio album fotografico. È un posto che ho sempre visto, fotografatissimo da tanti viaggiatori, e ho sempre pensato ci devo andare, mi piacerebbe anche a me scattare delle belle fotografie con questo panorama molto suggestivo, quindi vediamo se oggi siamo fortunati, vediamo cosa ne esce fuori, altrimenti per carità il mio giro me lo sto facendo, stupendo, non c'è casino soprattutto, e devo dire che ho fatto bene, uno, a mettermi il guanto quello proprio invernale, due, a mettermi la maglia termica, proprio ho detto forse, non lo so, se si comincia a sentire un po' caldo, perché comunque a Roma ancora fa caldo il giorno, cioè caldo nel senso non è una temperatura autunnale, però qua di altra cosa, qui siamo proprio su un altro pianeta, quindi ho fatto benissimo, infatti sto bene, sto bello caldo. Allora, qui per terra, non so se già vedete, ci sono quei classici colori, gli alberi non lo so, vedo ancora, non riconosco la classica muta che c'è nelle foto che vedo, almeno, per carità, poi le foto sono tutte belle, colorate, pompate, però non lo so, adesso vediamo un po', salgo un altro pochino, Forcadacero comunque qua, ce l'ho qui a 2 passi, vedete sono arrivato, e niente, vediamo un pochino. Io ragazzi vi lascio. Ragazzi, mi sono fermato, sto in un posto, io sono rimasto scioccato da quanto è bello, non so se riuscite a vedere, questa era una faggeta, vedete, qui finiamo dentro una faggeta, dove potete già vedere comunque i colori sono questi, gli alberi ancora stanno mutando, però guardate che bello, comunque già la strada con questi colori, proprio l'autunno, quello che piace a me, questa è la stagione, io quando penso all'autunno penso a questi tipi di paesaggi. Qui abbiamo la mia Tenerella, che guardate che fa sempre la sua bella figura in questo contesto, adesso magari faremo qualche foto, ma è un posto ragazzi stupendo, ve lo consiglio, vi consiglio di venire qui durante l'estate sicuramente, penso che sia anche un posto molto suggestivo, ma l'autunno è tanta roba. Io adesso qua intanto, visto che sono sceso, approfitto per fare una buona azione, levo questo ramo che stava in mezzo strada praticamente, e magari qui una macchina non è un problema, ma la moto col fondo bagnato e foglie, ci mettiamo anche i rami in mezzo alla strada, potete immaginare. Ovviamente io sono andato molto cauto, quindi che dire, vi consiglio sicuramente di andare molto calmi, perché questo è un posto che va, al di là che bisogna goderselo, è un posto che merita comunque una certa serenità, calma, e a me poi per carità sono un tipo di guidatore che gli piace fermarsi, fare le foto, comunque viversi un po' il posto, non è solo un passaggio oppure una corsa, ecco, mettere il tempo, perché la domenica, anzi i momenti di pausa sono purtroppo sempre più ridotti, per cui
quei pochi momenti che ho cerco di godermi al meglio. Vorrei sicuramente dedicarmi appunto al relax e quindi non alle corse. Allora, io mentre vi parlo ho visto un faggio che era veramente scoiato, adesso ve lo faccio vedere, e ho detto ma che c'è stato un orso qua, non so se riuscite a vederlo, adesso magari mi avvicino un po', vedete quel faggio, mi arrampico un po' qui nella faggeta, questo, ho detto mamma mia c'è sta un orso qui, sono cazzi, è meglio che me ne vado, invece no, è proprio il faggio che è stato il segno del tempo, segni di invecchiamento. Allora ragazzi, adesso io sicuramente proseguo, mi faccio un po' un piccolo check di dove potrei proseguire, perché vorrei cercare, se posso, di non tornare indietro, cioè di non rifare la strada che ho fatto al ritorno. Visto che sto entrando nel valico di Abruzzo, quello che farei è adesso provare a vedere se tramite l'Abruzzo posso fare un rientro non troppo lungo verso Roma. E va bene ragazzi, con questo adesso vi lascio e ci vediamo per, diciamo, seguite il video, vediamo un po' cosa altro è successo, ok? It's a Sunday morning rain, another sunrise by the roadside. Oh, it's an old and worn and stain, won't come out no matter how hard I try. And as the sun is coming up, I hear the sound of the waking city. I'll hitch a ride at the next truck stop, if someone will show a stray dog some pity. I pray, be still, my vagabond heart. Don't listen to the calling road. Oh, be still, my vagabond heart. Again the open road lies before me, that old itch was starting. Amici, siamo giunti anche oggi al fine di questo video. Io spero che vi sia stato di intrattenimento, che vi sia piaciuto. Se volete fare qualche commento, mettere qualche indicazione, qualche suggerimento su questo luogo fantastico, i commenti sono ben accetti. Quindi vi saluto, vi auguro un buon proseguimento, ci vediamo al prossimo video e niente, sigla ragazzi, ciao!